bentornati nel mio canale L'Arte del Fatto a Mano. È il mio canale YouTube di tutorial gratuiti crochet e oggi vi presento e faremo insieme la maglia Amaryllis. È una maglia molto fine, molto delicata, con un motivo traforato ma molto elegante, vedete? È un top down ma senza aumenti. È una maglia che ho realizzato senza copiare, ho preso solo il punto da internet, è una mia creazione, spero che vi possa piacere. E adesso andiamo un po' a spiegare, prima di cominciare il tutorial, un po' a spiegare la lavorazione, poi vi dirò l'occorrente. Allora, per la lavorazione di questo top down senza aumenti si parte con un'abbondante scollatura. Non preoccupatevi se è troppo grande, perché poi nell'ultimo giro andremo a ridurla con delle diminuzioni. Nel mio caso sto realizzando una taglia 42, anche 44. In caso volesse aumentare di taglia, si volesse aumentare la taglia, è necessario aumentare di 2 a 2 i motivi, che sono un multiplo, qui allo scollo sono un multiplo di 9 catenelle, perché poi quando andrò a misurare, vi faccio vedere, a misurare il mio motivo nella sua massima estensione, perché qui faremo rimane più stretto, poi si allargherà automaticamente. Il mio motivo mi dà 10 centimetri, quindi se una persona ha bisogno di una taglia in più, aumentando di 2 motivi, uno per parte, si hanno già 20 centimetri in più. L'estensione invece del giroseno di questa taglia, che avrete però realizzando il mio uncinetto e il mio filato, o un similare del mio filato, è di 43 centimetri, quindi 86. Quindi se mi mettete su 2 motivi in più andrà a 106, e se mi mettete 4 motivi andrà a 126, quindi adattabile anche a una 54. Allora partiamo quindi da un multiplo di 9 catenelle sullo scollo, che a sua volta devono essere motivi divisibili per 2. Io ho qui 18 motivi e quindi divisibili per 2 per 9 catenelle. Nel mio caso mi dà 18 motivi, 18 davanti e 18 dietro. Nel caso voi voleste fare una taglia in più, dovete montare altre 18 catenelle, cioè pari a 2 motivi, e se dovete fare una taglia molto abbondante dovete montare di 4 motivi, quindi di 4 per 9 36, di 36 catenelle all'inizio. Spero di essere stata chiara. E quindi andremo a fare questo sprone rotondo molto ampio. Non preoccupatevi se vedete una larghezza che secondo voi vi sembra eccessiva, ma perché appunto, come avete visto nella foto d'inizio, poi andremo a suddividere la parte delle maniche che risulta essere molto ampia, vedete, perché andremo poi a fare un po' di manica a palloncino, andremo ad arricciarla, e poi resterà appunto la parte del vostro corpo. Dopo vi insegnerò anche a mettere, vedete, i marcapunti. Io li ho già messi, così avete una panoramica generale. È facilissimo da fare, non ci sono aumenti. Inizierete con un motivo allo scollo e lo proseguirete senza aumenti. È un punto facilissimo, è molto facile, ma molto d'effetto. Poi vabbè, il colore anche è particolare. E arrivati dove appunto vi dirò poi, no, il giro, praticamente posso anche dirvelo subito, però anche questo soggettivo. Se voi dovete allungarvi di più perché avete una taglia maggiore, vi allungherete di un motivo. Allora io ho lavorato 1, 2 e 3 motivi finiti praticamente,
e mi sono fermata, poi dopo vi farò vedere, perché ogni motivo è formato da un attimo. Dunque questo era l'ultimo giro. Allora ogni motivo è formato da 1, 2, 3, solamente 4 giri, e ci fermeremo sul giro dove lavoreremo i gruppi di, vedete, di maglie alte con il pipiolino in centro, qua dove ci sono le 2 catenelle. Se voi fate un altro motivo vi fermerete comunque sempre in questo punto qua, perché per la divisione poi del top down mi serve fermarmi in questo punto. Quindi ho ripetuto 3 motivi, però per una taglia in più, insomma, adesso forse per la taglia in più di questa no, ma per quella grande che arriva a 100, arriverà a, insomma, a 124 di circonferenza seno, servirà a allungarsi di un motivo in più. Allora io spero di essere stata chiara con questa prima infarinatura, poi va bene, qua ci suddivideremo e continueremo la nostra parte del corpo. È semplice, è una maglia molto semplice, anche se sembra lavorata, è una maglia molto semplice. Io l'ho chiamata Amaryllis perché è di un colore di un fiore, di una tonalità del fiore dell'Amaryllis che io adoro, è molto elegante, molto bello. E adesso andiamo a spiegarvi un po' l'occorrente. Quindi naturalmente partiamo dai marcapunti che li ho già messi qui, serviranno 6 marcapunti, mi servirà l'uncinetto del numero 3, la forbice, naturalmente il metro da sarta che è molto importante. E per questo progetto io ho utilizzato un filato nuovo. Ho utilizzato un filato meraviglioso che ho già messo anche le foto sui miei social, dove ho insomma le foto dei miei social. Vedete che meraviglia, è un filato, non so se si vedrà il lurex, c'è una luce un po' strana oggi. Vediamo cambiare magari, perché questo filato ci dà quel tocco in più alla lavorazione. Vediamo di cambiare la luce. Adesso si vede, vedete un po'. Questo è un filato molto particolare, molto bello. È sottile, però poi lavorato ha una grande resa, cioè non risulta proprio una cosa sottile, ecco, giusta, una cosa giusta per l'estate. Questo filato si chiama New York, l'ho acquistato su un sito bulgaro dove ho trovato delle cose bellissime, una qualità eccezionale, è della marca Stanley. Poi sotto il link, sotto il box informazione metterò un link che vi manda al filato e al sito online. Questo filato, vediamo di trovare la composizione, è un 40% cotone, 40 viscosa, 20 lurex, sono gomitoli da 100 grammi e danno 350 metri di estensione ogni gomitolo. Qui dice che per una maglia ne servono 400 grammi, io infatti ne ho acquistati 4 gomitoli, poi vedremo cosa ne serve, e comunque per una taglia maggiore vi consiglio di acquistarne uno in più, però adesso andiamo a vedere cosa ne servirà, perché poi una volta fatto lo sprone che è così insomma largo, insomma poi ne chiede meno, quindi vedrò in ultimo di darvi delle indicazioni più attendibili. Questo è il color salmone con fili oro e niente, mi piace molto e vediamo cosa esce. Ok, ora possiamo iniziare con la nostra lavorazione. Vi farò vedere a lavorare, naturalmente qui ho già fatto tutto lo sprone, faremo un pezzettino ridotto per imparare a lavorare questo punto che è semplicissimo, e naturalmente io lo eseguirò su un numero di catenelle molto più
proprio inferiore, perché comunque poi la ripetizione è sempre la stessa. Bene, cominciamo il nostro tutorial. Vi dico un'altra cosa: se una naturalmente ha una taglia inferiore, riduce di 18 catenelle, delle 172 ne riduce 18, per avere una dimensione di circa 32, 33, 64 di circonferenza seno, adattabile diciamo a una ragazzina, quindi si può anche ridurre. Allora adesso io ho fatto una catenella con appunto un altro filato di 45 maglie, che sono equivalenti a 5 motivi, 5 per 9, 45. La vado a chiudere a cerchio tenendo bene dritta la mia catenella e chiudo con una mezza maglia bassa. Andiamo a lavorare il primo giro del motivo sulla catenella d'inizio. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo nello stesso punto, andiamo a fare una seconda maglia alta, carico il filo nella maglia seguente, andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. Carico il filo, nella maglia seguente vado a fare solo una maglia alta, carico il filo, nella maglia seguente 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. Carico il filo, nella maglia seguente vado a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. Tre catenelle di separazione, 1, 2, 3. Carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, carico il filo, nella maglia seguente una maglia alta, tre catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima andiamo già a ripetere il motivo, quindi facciamo 2 maglie alte, siamo già qui, 2 maglie alte nello stesso punto di base, carico il filo, 2 maglie alte nella maglia seguente nello stesso punto di base, 1 e 2, carico il filo, una maglia alta nella maglia seguente, vi faccio rivedere il motivo, carico il filo, 2 maglie alte nella maglia alta seguente nello stesso punto di base, carico il filo, 2 maglie alte nello stesso punto di base nella maglia seguente, 1 e 2. Tre catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, salto una maglia di base nella seguente maglia alta, carico il filo, maglia alta nella maglia seguente, 3 catenelle di separazione e così via, e ripetiamo di nuovo il motivo. Mi fate tutto il giro in questo modo, ci vediamo qua per continuare il secondo giro. Vi chiedo scusa, ho fatto un errore di conteggio delle catenelle, non me lo ricordavo più. Allora, i 18 motivi sono 162 catenelle d'inizio. Non sono 172, mi sono sbagliata, sono 162. E metterò una tabella sotto al video nel box informazione, così per dividere le taglie, così non vi sbagliate. Capita, scusatemi, si iniziano
questa taglia con 162 catenelle, che diviso per 18 mi dà 18 motivi, mi dà 9, multiplo di 9, quindi alle 162 aumenterete a 180 per una taglia maggiore. Infatti 162 più 18, che sono due motivi, 9, 9, 18, sono 162, 170, 180 e 198 per una taglia grande, che mi dà appunto 100, avevamo detto più di 120, 126 mi sembra, 124, 126 di circonferenza seno. Scusatemi, ma a volte capitano questi inconvenienti. Meno male che me ne sono accorta, se no non era possibile per voi comprendere la spiegazione. Scusatemi ancora. Allora, adesso io ho fatto, vedete, il primo giro dello sprone, vedete che è già arrotondato. Sono alla fine. Adesso andiamo a fare la seconda maglia alta, questa, vedete che sono gruppetti di 2, nella catenella successiva 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto la maglia, l'ultima di base che è rimasta, e vado a chiudermi nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa. Ecco, questo è il primo giro dello sprone. Secondo giro del motivo. Mi sposto con una mezza maglia bassa nella seconda maglia alta sottostante del gruppetto di 9. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente sottostante. Carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente sottostante. Carico il filo e di nuovo nella maglia alta seguente, maglia alta nella maglia alta seguente sottostante, carico il filo, maglia alta nella maglia alta seguente sottostante, e l'ultima carico il filo nella maglia alta seguente sottostante. Praticamente non lavoriamo la prima e l'ultima del gruppo sottostante, quindi erano 9, ci troviamo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado a fare una maglia bassa in questo arco, nel primo arco del giro precedente. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Faccio un pippiolino, qui lo chiudo sulla maglia bassa appena lavorata con una mezza maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa. Anche qui vado a fare il pippiolino, 1, 2, 3 catenelle, chiuso con una mezza maglia bassa sulla base della maglia bassa appena lavorata, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Da qui carico il filo, vado a lavorare di nuovo le 7 maglie alte, una per ogni maglia di base, ma non vado a lavorare la prima e l'ultima, quindi parto dalla seconda e faccio le 7 maglie alte, una per ogni maglia sottostante, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e non lavoro l'ultima e la prima. Di nuovo rifacciamo vedere le 3 catenelle, maglia bassa nel primo arco seguente, 3 catenelle, pippiolino, lo chiudiamo qua con la mezza maglia bassa sulla maglia bassa appena lavorata, 2 catenelle di separazione, passo nell'altro arco e faccio una maglia bassa, pippiolino, quindi 1, 2, 3, lo chiudo con la mezza maglia bassa, 3 catenelle di separazione
e di nuovo siamo sul gruppo di 9 a lavorarne 7 come abbiamo appena fatto. Questo è il secondo giro, lo terminate e poi quando siamo qui continuiamo col terzo giro del motivo. E scusatemi ancora per l'errore di calcolo dell'inizio catenella. Meno male che abbiamo risolto prima di fare un guaio. Abbiamo fatto il secondo giro, ora ci chiudiamo con una mezza maglia bassa qui nelle prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro. Ora andiamo a fare il terzo giro del motivo, quindi ci alziamo con 1 2 3 catenelle, carico il filo, vado nella maglia seguente, nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta, maglia alta nella maglia seguente, maglia alta nella maglia seguente, siamo a 3 maglie alte, quarta maglia alta nella maglia alta seguente, quinta maglia alta nella maglia alta seguente. Quindi iniziamo con 3 catenelle, facciamo 5 maglie alte, una su ogni maglia sottostante, 3 catenelle di separazione, andiamo a fare una maglia bassa qui nell'ultima maglia alta del gruppetto. Ora facciamo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Carico il filo, salto questo archetto, il primo, vado in questo centrale in mezzo ai due pippiolini e faccio 2 maglie alte, una, carico il filo e faccio la seconda, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto il pippiolino, salto questo archetto, vado sulla prima maglia alta di questo gruppetto del giro precedente e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 e 3, carico il filo, vado nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta, faccio la prima, la seconda nella maglia seguente, la terza nella maglia seguente, la quarta nella maglia seguente e la quinta nella maglia seguente, 3 catenelle di separazione, 3, maglia bassa nell'ultima maglia alta sottostante di questo gruppetto, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, carico il filo, salto l'archetto, il pippiolino, vado in questo archetto centrale tra i due pippiolini e faccio le 2 maglie alte, 1 e 2, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto il pippiolino e l'arco, vado qui nella prima maglia alta del giro precedente del gruppetto di 7, faccio una maglia bassa e di qui ricomincio 3 catenelle e ricomincio a fare il motivo. Ecco, lavorate in questo modo tutto il giro e ci troviamo qui alla fine del terzo giro per continuare. Vedete che la lavorazione è molto semplice e molto carina. Praticamente questo gruppetto siamo partiti con 9 maglie alte nel primo giro, ci siamo ridotte a 7 nel secondo e a 5 nel terzo. Siamo alla fine del terzo giro del motivo, ho fatto le 5 catenelle, mi vado a chiudere qui sulla prima catenella che sostituiva il primo archetto con una mezza maglia bassa. Ci spostiamo con una catenella nella seconda maglia, ci alziamo con 3 catenelle, carico il filo, vado a fare le 3 maglie alte una dopo l'altra sulle maglie alte esistenti, quindi 1 2 e 3, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'ultima
maglia di questo gruppetto alta sottostante. Da qui carico il filo, salto questo archetto piccolo, vado in quello grande e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ora faccio un pippiolino, 3 catenelle, chiudo con una mezza maglia bassa sulla maglia alta e faccio 4 maglie alte nello stesso arco, 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle di separazione, saltiamo le 2 maglie alte, andiamo nell'altro arco grande e facciamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Pippiolino, 3 catenelle, lo chiudo con una mezza maglia bassa qui sulla maglia alta, 3 maglie alte nello stesso arco, 1, 2 e 3. Da qui andiamo a fare una maglia alta, una maglia bassa, scusate, maglia bassa direttamente qui, saltiamo questo archetto, non lo calcoliamo, andiamo qui sulla prima maglia alta, vedete questa è la maglia alta, e chiudiamo con una maglia bassa. Ora facciamo 3 catenelle, carico il filo, vado a fare nella maglia seguente una maglia alta, una maglia alta nella maglia alta seguente, una maglia alta nella maglia alta seguente, per un totale di 3, 3 catenelle, qui c'è l'ultima maglia alta sottostante, vado a fare una maglia bassa e da qui ripetiamo il motivo, quindi carico il filo, salto questo archetto piccolo, vado nell'altro e faccio le 3 maglie alte col pippiolino, quindi 2 maglie alte, 3, il pippiolino, 1, 2, 3 catenelle, la chiudo con una mezza maglia bassa sulla maglia alta appena lavorata e 4 maglie alte, 1, 2, 3. Stavo guardando il video, mi sembra un po' sfocata ma non capisco il motivo. 2 catenelle di separazione, salto le 2 maglie alte, carico il filo, vado a fare 4 maglie alte nell'arco grande seguente, 1, 2, 3 e 4. Ora facciamo il pippiolino, 1, 2, 3 catenelle e lo chiudiamo con una mezza maglia bassa e 3 maglie alte nello stesso arco, 1, 2 e 3. E di qui mi vado a chiudere direttamente questa lavorazione, saltiamo questo archetto nella prima maglia alta, vedete qua, del giro sottostante, facciamo una maglia bassa, ci alziamo con 3 catenelle e così via. Questo è l'ultimo giro del motivo, vedete già che si vede la lavorazione molto carina. Ci troviamo alla fine del giro per continuare. Siamo alla fine del quarto giro del motivo, che è l'ultimo del motivo. Ci chiudiamo qui nella catenella di inizio con una mezza maglia bassa. Allora adesso il motivo è finito, però io ve lo rifaccio vedere il secondo
quindi altri 4 giri, perché naturalmente siamo partiti su una catenella, ma ora ci agganciamo partendo sulla lavorazione, quindi cambia un pochettino. E in più questo motivo è lavorato a zig-zag, cioè mentre qui abbiamo adesso il traforo, andrà il traforo a finire in questo posto tra un traforo e l'altro, e quindi le chiusure dei giri saranno diverse. Quindi io vi farò vedere a chiudere anche nell'altro modo, e poi bisognerà appunto tutte le volte, seguendo la lavorazione, automaticamente il motivo verrà spostato. Bene, proseguiamo. Bene, adesso ripartiamo quindi dal primo giro del motivo e vi faccio vedere a partire in un'altra posizione. Quindi qui abbiamo queste maglie alte, se vi ricordate erano 3, ci spostiamo nella seconda, quindi con 2 mezze maglie basse ci spostiamo sulla seconda maglia alta sottostante, che è quella centrale. Quindi andiamo a ripetere queste 2 maglie alte del primo giro, le inseriamo al centro di queste 3 maglie alte sottostanti, ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, nella stessa maglia di base vado a lavorare un'altra maglia alta, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, carico il filo, salto questo archetto, salto le prime maglie alte e il pipiolino, vado nella, vedete, dopo il pipiolino c'erano 4 maglie alte, la prima la salto, le ultime 3 le vado a lavorare, quindi una maglia alta sulla terzultima sottostante, una maglia alta sulla penultima e una maglia alta sull'ultima di questi gruppetti del primo gruppetto. Vedete che qua abbiamo 2 gruppetti uguali, quindi andremo a lavorare 3 maglie alte sulla terzultima, seconda e l'ultima, la penultima e l'ultima del primo gruppetto. Andremo a lavorare 3 qui in queste 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e 3 le andiamo a lavorare queste qua che seguono, quindi una maglia alta sulla prima maglia alta del gruppo del gruppo seguente, una maglia alta sulla seconda e una maglia alta sulla terza, per un totale di 9 maglie alte, che sarebbero quelle che avevamo inserito qui nel nostro scollo, però le avevamo inserite perché appunto dovevamo dare la forma di sprone rotondo, le avevamo inserite solamente in 5 catenelle. Quindi queste 9 maglie alte le stiamo adesso inserendo non più sullo scollo ma sul motivo già lavorato, ed equivalgono a queste qui al primo giro. 3 catenelle di separazione, salto il pipiolino, salto questo archetto, vado al centro di queste 3 maglie alte, carico il filo e in questo centro, che è la seconda, faccio le mie 2 maglie alte. Di nuovo 3 catenelle, stiamo già ripetendo il motivo, carico il filo, salto l'archetto, salto il pipiolino, vado sulla terzultima di questo gruppetto e faccio una maglia alta. Vi faccio vedere un'altra volta. Una maglia alta nella penultima e una maglia alta nell'ultima, 3 maglie alte. Poi vado a fare 3 maglie alte nella catenella dei 2 in questo archetto che si è formato, quindi 1, 2 e 3, carico il filo, maglia alta sulla prima maglia alta seguente del gruppetto, una maglia alta nella seconda e una maglia alta nella terza.
vedete che adesso un pochettino si stringe il lavoro, perché insomma comincia a prendere la forma un pochettino della spalla. Quindi di nuovo 3 catenelle e saltiamo il pipiolino, andiamo a fare le 2 maglie alte insieme qui nella seconda delle 3 del gruppetto di 3. Mi fate questo giro lavorando tutto con questa lavorazione, ci vediamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del primo giro della ripetizione del motivo. Vi faccio vedere a chiudere. Ho fatto le 3 catenelle e mi vado a chiudere qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Vedete? E ora che qua cambiamo un pochettino la fine e la partenza. Adesso andiamo a fare il secondo giro della ripetizione della seconda ripetizione del motivo. Entriamo in questa mezza maglia alta, carichiamo filo e facciamo una maglia bassa. La mezza maglia, scusate, c'era nella mezza maglia bassa. Andiamo a fare un pipiolino qua, quindi facciamo 3 catenelle, la chiudiamo qui sulla maglia bassa con una mezza maglia bassa e facciamo 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo nell'arco, nel primo arco che incontriamo, e facciamo una maglia bassa e di nuovo un pipiolino, quindi 1 2 3, e lo chiudiamo sulla maglia bassa con una mezza maglia bassa. Il primo viene un po' spostato. 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, carico il filo, siamo sulle 9 maglie alte del giro sottostante, quindi lavoriamo come il secondo giro che abbiamo fatto all'inizio. Carico il filo, salto la prima maglia alta, vado nella seconda e faccio le 7 maglie alte centrali delle 9. Quindi faccio una dietro l'altra, una su ogni maglia sottostante, le 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6 e 7. E l'ultima non la lavoro, quindi faccio 3 catenelle, vedete l'ultima, questa non viene lavorata, 3 catenelle di separazione, vado a fare una maglia bassa qui nell'arco, nel primo arco che incontro. Ora facciamo il pipiolino, 1 2 e 3, lo chiudiamo qui sulla maglia bassa con una mezza maglia bassa, 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa nell'arco successivo, supero le 2 maglie alte e vado nell'arco successivo. Facciamo l'altro pipiolino, quindi 3 catenelle, lo chiudiamo sulla maglia bassa con una mezza maglia bassa, 3 catenelle di separazione e sono già a lavorare le 7 maglie alte sulle 9 del giro precedente. Non lavoriamo la prima e non lavoriamo l'ultima, le 7 centrali. Ecco, mi fate il giro tutto in questo modo, ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del secondo giro della ripetizione del motivo. Ho fatto le 3 catenelle, ora mi vado a chiudere in questa maglia bassa che avevamo fatto all'inizio del giro con una mezza maglia bassa. Ora ci dobbiamo spostare all'interno di questo archetto per iniziare il terzo giro della ripetizione del motivo. Vedete che ci sono i giri che iniziano e terminano diversamente dalla prima ripetizione. Dobbiamo con delle mezze maglie basse spostarci. Adesso sono sul pipiolino e poi mi vado a spostare qui sulla prima catenella
con la mezza maglia bassa e sono al centro. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, carico il filo, rientro in questo archetto e faccio la seconda, e qui siamo praticamente, stiamo ripetendo questo giro qua, il terzo. Quindi da qui faccio le 5 catenelle, 1 2 3 4 5, vado a fare una maglia bassa sulla prima delle 7 maglie alte del giro sottostante. 3 catenelle, 3, carico il filo, maglia alta nella maglia alta sottostante seguente, carico il filo, di nuovo maglia alta sulla maglia alta sottostante seguente, di nuovo e di nuovo, per un totale di 5 maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante. 3 catenelle, 1 2 e 3, vado a fare la maglia bassa qui sull'ultima del gruppetto di 7 sottostanti. 5 catenelle, 2 3 4 5, insomma stiamo ripetendo, a parte l'inizio e la fine che cambiano, stiamo ripetendo il motivo che abbiamo fatto prima. Quindi 5 catenelle, entriamo qui nelle 2 catenelle tra un pippiolino e l'altro e facciamo le 2 maglie alte e stiamo già ripetendo il motivo. Quindi andate avanti per tutto il giro, ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del terzo giro della ripetizione del secondo motivo. Qui invece di fare 5 catenelle andiamo a fare 3 gettati sull'uncinetto e andiamo a chiudere qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta di questo gruppetto di 2. Andiamo a fare una maglia alta tripla, quindi chiudiamo 1 2 3 e 4, perché ora su questi 2 archi grandi dobbiamo lavorare questo giro qua, vedete? Questo giro dove ci sono i pippiolini al centro. Quindi partiamo adesso col quarto e ultimo giro del secondo motivo. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e facciamo altre 2 maglie alte, 2 e 3, per un totale di 3 maglie alte. Qui andiamo a fare il pippiolino, sulla terza va fatto il pippiolino, 2 3 catenelle, chiudiamo alla base della maglia alta con una mezza maglia bassa e nello stesso arco andiamo a lavorare in 4 maglie alte, 2 3 e 4. Ora facciamo le 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, vado nell'arco seguente, faccio 4 maglie alte, 1 2 3 e 4. Il mio pippiolino, 3 catenelle, lo chiudo con una mezza maglia bassa sulla maglia alta e faccio le altre 3, 1 2 e 3. Quindi le 4 maglie alte devono essere sempre messe vicino alle 2 catenelle e le 3 maglie alte, 4 in centro e 3 prima del pippiolino, a destra sul gruppo di destra, a sinistra dopo del pippiolino, le 3. Ok, chiudo il tutto con una maglia bassa qui, vedete c'è questo archettino 3 catenelle qui sulla prima, mi sposto sulla seconda, sulla prima maglia alta con una mezza maglia bassa e lavoro
la prima con 3 catenelle e le altre due che seguono faccio una maglia alta e una maglia alta. Vedete? 1, 2, 3, le 3 centrali, perché erano 5 sotto. La prima ci siamo agganciati, abbiamo fatto l'archetto, abbiamo lavorato le 3 centrali delle 5, ora facciamo le 3 catenelle e ci agganciamo qui all'ultima con una maglia bassa. Da qui carichiamo direttamente il filo e andiamo, saltiamo questo piccolino, andiamo in questo grande e ripetiamo la nostra lavorazione. Quindi facciamo prima le 3 maglie alte col pippiolino sopra, vedete, 3 maglie alte, facciamo il pippiolino, 1, 2, 3 catenelle, chiudiamo nella maglia alta con una mezza maglia bassa e le 4 verso il centro. 1, 2, 3 e 4 e avanti così. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del quarto giro del secondo motivo. Vedete, ho fatto l'ultimo pezzettino, da qui mi vado a agganciare direttamente. Vedete, qui c'è l'archetto di 3 catenelle e qui non lo lavoriamo, andiamo a agganciarci qui sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e ci chiudiamo con una mezza maglia bassa. Adesso vi faccio vedere un attimino la lavorazione. Logicamente qua adesso comincia a prendere la forma delle spalle, logicamente su una circonferenza così piccola, una riproduzione così piccola dei motivi, la spalla subito gira, ma se voi mettete su tanti motivi, logicamente vedete come poi farà proprio un mezzo cerchio. Vedete, questo è il motivo, molto molto carino. Ora vi faccio vedere un'altra partenza. Vedete, adesso in base a dove terminiamo dobbiamo capire dove poi c'è da partire col giro seguente. Adesso noi dobbiamo partire dopo il pippiolino, quindi con una serie di mezze maglie basse ci spostiamo, vedete, superiamo il pippiolino qua, e ci spostiamo nella terzultima, vedete, maglia alta sottostante e praticamente ricominciamo la nostra lavorazione come avevamo fatto qui in questo giro. Vedete, questo giro qui riproduciamo. Adesso ci stiamo spostando ancora, siamo partiti, vedete, qui con il motivo, poi l'abbiamo lavorato, io parlo del motivo a maglia alta, l'abbiamo lavorato qui, adesso ritorniamo dall'altra parte e quindi in questo punto qui, vedete, andiamo a fare le tre maglie alte sulle 3 maglie alte, le 3 maglie alte dentro l'arco di 2 catenelle, le 3 maglie alte sulle altre 3 maglie alte di sinistra. Ecco, questa è la lavorazione del nostro punto traforato. Per la taglia 42, 44, 46, 48 potete mantenere la ripetizione dei 3 motivi. Infatti io adesso che ne ho fatti 2 ne va fatto un altro. Invece per la 50-52 andrà ripetuto il motivo 4 volte. Ora prendo il lavoro, questo è il mio campione, e andiamo a lavorare direttamente già sullo sprone. Ecco qua, qui abbiamo lo sprone, il mio sprone è già finito, che va bene fino alla 48, ho ripetuto, vedete, 3 volte i motivi. Se avete una 50-52 andrete a ripetere un'altra volta il motivo, quindi sono 12 giri, in caso di una 52 andrete a fare 16 giri di sprone. Adesso vi faccio vedere come io ho suddiviso con i marcapunti. Allora vedete qua che gira, vedete com'è bello, come gira.
praticamente io ho preso un punto qualsiasi dello sprone e ho, dove c'era l'ultimo giro di 3 maglie alte, vedete qua, e i 2 gruppettini con i pipiolini, ho piegato a metà esattamente le 3 maglie alte e ho, vedete, accostato i pipiolini. Quindi ho unito con un marcapunti i 2 pipiolini. Ecco qua. Poi ho alzato una parte e ho contato, qui c'è il pipiolino, vedete? Ho contato un pipiolino, ancora, quello è la sua coppia, no? Una di 3, un gruppetto di 3 maglie alte, gli altri 2, l'altra coppia di pipiolini, 1 e 2, il gruppetto di 3 maglie alte e ho messo il marcapunti al centro dove c'erano le 2 catenelle tra l'altro gruppetto, vedete, di pipiolini. Questo è uno e questo è l'altro. In mezzo ho messo il marcapunti. Poi ho fatto lo stesso sulla parte, l'altra parte davanti, partendo dal pipiolino che io ho unito col marcapunti, ho contato lo stesso, le stesse cose. Ho contato l'altra parte del gruppetto da 2, no? Di pipiolini, le 3 maglie alte, i 2 di pipiolini, i 2 gruppetti di pipiolini, la gruppetto di maglie alte, qui abbiamo i 2, vedete, gruppetti col pipiolino, ho messo in mezzo nella catenella delle 2 catenelle. Poi dopo, se volete vedere se è giusto, accostate pipiolino con pipiolino, vedete, in questo modo qua, vedete, accostate le 3 maglie alte con le 3 maglie alte, i gruppetti col pipiolino, le 3 maglie alte con le 3 maglie alte e vedete il gruppetto col pipiolino e qui i marcapunti sono esatti, vedete, sono esatti. Per fare calcolare l'altra parte andiamo a contare praticamente, vedete qui ho il marcapunti, andiamo a contare qui dove ci sono le 3 maglie alte, 1, 2, vedete qua, 3 e 4. Nel gruppetto con i suoi 2 pipiolini seguente metto nella catenella dove c'è l'archetto di 2 catenelle, metto il marcapunti. Uguale ho fatto sotto, vedete? Da qui ho contato un motivo, il secondo dove ci sono le maglie alte, il terzo, il quarto e qui nel gruppetto, nei 2 gruppetti seguenti con i pipiolini, in mezzo dove c'è le catenelle ho messo il marcapunti. Poi ho rifatto quello che ho fatto all'inizio, ho messo vicino, vedete, pipiolino con pipiolino, maglie alte con maglie alte, pipiolini con pipiolini, vedete, li ho accostati, maglia alta con maglie alte, pipiolini con pipiolini e qui nell'ultimo, vedete, le ho uniti in questo modo, questo li ho proprio uniti e qui salta fuori il mezzo motivo. Ecco, questa è la divisione del mio lavoro. Ecco qua il mio lavoro, questo è lo scollo. Noi avevamo qua i 4 motivi, però se avete la taglia superiore qui avrete 5 motivi e se avete la 50-52 qui avrete 6 motivi. Io per motivi intendo questi dove ci sono le maglie alte, no? Questi che abbiamo contato, le maglie alte. E questa parte qui in centrale è quella che rispecchia la parte del seno, del corpetto,
della parte. Adesso noi scenderemo a lavorare e uniremo le due parti. Io qua avevo staccato il filo prima perché ripartiremo in un altro punto. Uniremo le due parti in modo che abbiamo messo il pipiolino perché in mezzo a queste due catenelle, perché rimane di questi due gruppetti rimarrà un gruppetto che useremo insieme a quell'altro dietro per formare di nuovo il motivo, e l'altro formerà con l'altro gruppetto il motivo della manica. Comunque adesso cominciamo e partiamo appunto con la parte del corpetto. Poi questo che riguarda dove avevamo messo unito qua, unito i pipiolini, questa parte qui rimarrà per fare una bella manica ricca. Ok, continuiamo. Allora, ho girato il mio lavoro, qui c'è lo scollo, questo è il diritto, quindi lavoriamo sul diritto. I top down di solito si lavorano sempre sul diritto. Tutte le volte che si riattacca per finire una parte si lavora sul diritto. Qui ci sono i due marcapunti che segnano il mio corpetto, inizierò circa nel centro, tra un marcapunti e l'altro del corpetto, che delimitano il corpetto. Adesso io ho fatto il mio nodo d'inizio, mi vado ad agganciare. Scusate, sta passando un trattore esagerato, ho fatto un rumore esagerato, io abito in campagna e quindi spesso è così. Mi vado ad agganciare in una centrale del gruppetto di 3, vedete, di 3 maglie alte. Mi aggancio qui, vedete, ho fatto un nodo d'inizio dritto del lavoro, vado qui nella maglia centrale e mi alzo, di solito mi attacco con una maglia bassa, poi mi alzo con 2 catenelle e questo sostituisco in una maglia alta, carico il filo e nello stesso punto di base vado a fare la seconda maglia alta. Praticamente stiamo partendo da questo punto qua, vedete, con il primo giro di un nuovo motivo. Vedete, ecco qua. Faccio le 3 catenelle, 3, salto questo archetto, salto il pipiolino, vado a lavorare la terzultima. Stiamo rifacendo insomma praticamente la stessa lavorazione. Erano 4, la terzultima di queste 4 vado a fare una maglia alta in quella seguente e una maglia alta nell'ultima. 3 maglie alte le faccio dentro qui dove c'è l'archetto, insomma è lo stesso motivo, lo stiamo adattando direttamente sul nostro sprone. E facciamo le 3 maglie alte seguenti, una su ogni maglia alta. 1, 2 e 3. Abbiamo fatto le 9 maglie alte d'inizio del motivo. 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto pipiolino, salto l'archetto, vado al centro delle 3 maglie alte e faccio le 2 maglie alte. Quindi stiamo già ripetendo il nostro motivo. 1 e 2. Qui abbiamo già il nostro marcapunti, quindi vi faccio vedere attaccare la prima parte davanti col dietro. Facciamo le 3 catenelle, carico il filo, salto l'archetto, salto tutto qua, vado nella terzultima, lavoro queste ultime 3, 1, 2 con 3 maglie alte e 3, una per ogni maglia alta sottostante. Ora siamo sul marcapunti, sull'archetto del marcapunti. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una maglia alta nell'archetto, poi andiamo a fare, carico il filo, una maglia alta chiusa a metà, passiamo tutto
fatta questa lavorazione, passiamo qui dove abbiamo unito i due pipiolini, andiamo all'altro marcapunti seguente e facciamo questo, vedete, in questo archetto una maglia alta chiusa a metà. Oddio, non ho caricato il filo, ecco qui. E chiudiamo. Poi carichiamo il filo, nello stesso archetto facciamo una maglia alta. Quindi abbiamo le 3 maglie alte, qui c'è da costruire il motivo di 9 maglie alte. Ci sono le 3 maglie alte sul motivo prima del marcapunti, una maglia alta e un'altra maglia alta nell'altro archetto. Quella centrale ho fatto 2 maglie alte chiuse insieme, così col giro seguente risulta una, e quindi 1, 2, 3 maglie alte e siamo 6. Mancano le altre 3 e andiamo a mettere sul motivo seguente. La prima sulla prima maglia alta sottostante, la seconda la seconda maglia alta sottostante e la terza sulla terza. E abbiamo costruito sotto ascella un motivo. Ora proseguiamo nella lavorazione fino all'altro sotto ascella. Quindi vedete che ho fatto le 3 catenelle, ho saltato il pipiolino e l'archetto, ho fatto le 2 maglie alte qui sulla centrale delle 3, sulla seconda delle 3 maglie alte, e da qua, beh, sapete già, no, come fare a continuare il motivo. Siamo praticamente arrivati all'altro marcapunti. Vi faccio vedere ancora l'unione. Ho fatto le 3 catenelle, carico il filo, vado dopo del pipiolino e lavoro la terz'ultima maglia alta sulla maglia alta, la seconda, vedete, e la terza. Carico il filo, entro nell'archetto del marcapunti, faccio una maglia alta, carico il filo, entro nell'archetto, faccio una mezza maglia alta, passo tutta la manica, passo qui dove c'è, vedete, il marcapunti che unisce i 2 picciolini, questo non dovete calcolarlo, vado all'altro seguente. Mi raccomando, tenere sempre il lavoro diritto, quindi carico il filo, questo è il marcapunti, entro nell'archetto di 2 catenelle, faccio una mezza maglia alta e poi chiudo. Carico il filo, nell'archetto del marcapunti una maglia alta, ecco qua, vedete, e poi vado a lavorare le 3 maglie alte seguenti per arrivare a 9 che mi servono per il mio motivo. Una su ogni maglia alta seguente, vedete, e 3, 2 e 3, che qua abbiamo già montato le maglie che ci servono dopo, quando facciamo l'altro giro, per costruire il nostro motivo. Quindi qua, anche qua facciamo le 3 catenelle, carico il filo, salto tutto il pipiolino, le maglie alte, vado qui dove ci sono le 3, un gruppetto di 3 maglie alte, e vado a fare la stessa, insomma, la solita lavorazione di questo punto, di questo motivo. Ecco, arriviamo alla fine del giro lavorando in questo modo. Ecco, siamo alla fine del giro, facciamo le 3 catenelle, 2 e 3, e ci andiamo a unire qui, saltiamo il pipiolino e l'archetto, ci andiamo a unire qui sulle prime 2 maglie alte del giro, qua nella seconda catenella, terza, che sostituiva la prima maglia alta. E facciamo una mezza maglia alta, bassa, scusate, ecco qua, vedete, qua abbiamo unito, si è fatta, qui c'è il sottoscella, si è fatta la nostra
circonferenza del seno. Vi faccio vedere a ripartire col secondo giro del motivo, perché dopo qua vi faccio vedere lavorare sottoscella, almeno il primo giro, e poi potete proseguire con la vostra lavorazione del punto fino alla lunghezza che volete desiderata della vostra maglia. Allora adesso vi faccio vedere a ripartire. Qui praticamente entriamo in questo archetto e facciamo una maglia bassa, facciamo il pipiolino, quindi 1, 2 e 3, lo chiudiamo qui sulla base della maglia bassa appena lavorata con una mezza maglia bassa, 2 catenelle, andiamo nell'arco successivo, facciamo una maglia bassa, un altro pipiolino, quindi 3 catenelle, lo chiudiamo qui sulla maglia bassa appena lavorata con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 2 e 3, e andiamo a lavorare sulle nostre 9 maglie alte, riducendo di 2, quindi carico il filo, la prima non la lavoro, lavoro la seconda, 1, 2, ne facciamo 7, una su ogni maglia sottostante, terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta, sesta e settima, e l'ultima non la lavoriamo, questa non la lavoriamo. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, e arriviamo all'altro motivo. Ecco, ho fatto la lavorazione dei pipiolini, ho fatto le 3 catenelle, vi faccio vedere lavorare sottoscella, che è uguale, non cambia niente, però vi faccio vedere che abbiamo unito qua, vedete, le due parti. Allora carico il filo, la prima maglia alta di questo gruppo non la lavoro, ho saltato naturalmente questo arco, questa non la lavoro, vado nella seconda e faccio una maglia alta, vado nella seguente, faccio una maglia alta, vado nella seguente e faccio la terza maglia alta, la quarta coincide con le due maglie alte chiuse insieme, quindi sulle maglie alte chiuse insieme faccio la quarta maglia, nella successiva faccio la quinta, nella successiva la sesta e nella successiva la settima, e l'ultima non la lavoro. Ecco qua, e continuo con la mia lavorazione normalmente come mi richiede il mio punto traforato. Ecco qua. Quindi adesso sapete come proseguire, perché il punto è sempre lo stesso. Vi ho fatto vedere a distribuirlo in maniera corretta. Vediamo un po' qui come risulta. Vedete, qui abbiamo, ecco qui, vedete, qua abbiamo unito le due parti, vedete qua, e proseguiamo ripetendo i motivi fino alla lunghezza desiderata. La maglia va finita in coincidenza dell'ultimo motivo, il quarto motivo del motivo, del quarto, scusate, oddio che papera, il quarto giro del motivo, che è, adesso vi faccio vedere dove non ho lavorato. Dunque il quarto giro equivale al giro, quello dei pipiolini, questo qui. Comunque vi faccio vedere, ecco, voi completatemi i motivi e arrivate alla lunghezza desiderata. Poi vi faccio vedere a fare l'ultimo giro, che lo terminiamo senza altre aggiunte, lo terminiamo aggiungendo solamente qualche pipiolino in più, ed è già finito elegantemente. Va bene, adesso io provo a fare i miei giri, vedo di arrivare alla mia lunghezza desiderata
e poi ci ritroviamo qui per fare l'ultimo giro, che equivale al quarto giro di un motivo. Ci vediamo dopo. A dopo. Ecco, sono arrivata al fondo della mia maglia, ho ripetuto, vedete qua, mia figlia, lo sapete già che vuole, le mie figlie vogliono le cosettine corte, quindi ho ripetuto dall'unione della parte, scusate, davanti e dietro, ho lavorato 1, 2, 3, 4 motivi più 2 giri, quindi 4 motivi e mezzo, perché il motivo era di 4 giri, e mi sono fermata a metà del quinto motivo, dove ci sono i due pipiolini vicini con le 2 catenelle in mezzo. Non è molto lunga questa maglietta. In base alla vostra taglia andrete avanti a ripetere il motivo fino a raggiungere la lunghezza che va bene per voi, però tenete presente che ora la maglia non è finita, andremo a fare insieme, mi raccomando fermatevi al secondo giro del quinto motivo, andremo a fare insieme il bordino. Qui ho già fatto il bordino su una manica, vedete qua, ho fatto 3 giri con delle catenelle, poi andremo a stirare questa maglietta, non tantissimo, però dove ci sono le catenelle e i contorni della maglia andremo a stirare. Quindi adesso noi sul fondo della maglia andremo a fare questi giri come io ho inserito, vedete, sulla manica, e poi insieme andremo a fare l'altra manica, cioè andremo a rifinire l'altra manica e andremo a rifinire la scollatura. Quindi adesso noi prendiamo il nostro uncinetto, sempre numero 3, e cominciamo, giriamo, vedete, il nostro lavoro. Volete che vi do, aspettate, vi do prima 2 misure. La maglietta che ho confezionato io misura 38 cm, ma quando andrete a stirarla sicuramente si allargherà a 40 cm, e questa è la prima taglia, quindi la prima indicazione per delle catenelle, del numero delle catenelle della prima taglia più piccola, e aumentando della taglia successiva però pensate che andate su di quasi 20 cm, perché ogni motivo misura 10 cm, quindi tra una taglia e l'altra si cresce di 20 cm, perché serve un motivo sulla parte davanti e un motivo sulla parte dietro, quindi si aumentano di 2 motivi. La mia maglia giù dalle spalle, perché è una Carmen, mi misura in questo momento 36 cm, ma con il bordino andremo circa a 40, però questo è il livello della scollatura, quindi sarebbe una maglia tranquillamente di 55, 52, 55. Adesso andiamo a fare il bordino. Ecco, abbiamo chiuso il secondo giro del quinto motivo. Vedete, ci spostiamo con delle mezze maglie basse all'interno di questo archetto di 2 catenelle, quindi uno lo facciamo sotto il pipiolino e un'altra la facciamo qui nella catenella centrale. Rientriamo nell'archetto di 2 catenelle, facciamo una maglia bassa e facciamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Saltiamo il pipiolino, andiamo in questo arco e facciamo una maglia bassa, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui avevamo nel giro sottostante 7 maglie alte, quindi andiamo a fare una maglia bassa nella quarta, che è quella centrale.
facciamo una maglia bassa, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, saltiamo queste maglie alte, andiamo qui nel primo arco che incontriamo, 7 catenelle, 2 3 4 5 6 e 7, facciamo una maglia bassa qui nell'archetto di 2 catenelle in mezzo ai 2 pipiolini e ripartiamo di nuovo, 7 catenelle, 3 4 5 6 7, una maglia bassa nell'arco seguente, 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, una maglia bassa qui sulla quarta delle 7 sottostanti, delle 7 maglie alte. Ecco, mi eseguite così il giro, ci troviamo alla fine per chiuderlo insieme. Siamo alla fine del giro, faccio 3 catenelle, 3, carico il filo, entro qui nella maglia bassa di inizio giro e chiudo con una maglia alta, questo per partire circa da metà dell'arco. Ora rientro nell'arco, faccio una maglia bassa e andremo a fare un giro adesso di catenelle, di archetti di 8 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Vado nell'arco successivo e faccio una maglia bassa. Ecco, lavorate tutto il giro in questo modo, ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del secondo giro di archi di catenelle. Faccio 4 catenelle, 1 2 3 e 4, carico il filo, vado a fare un punto alto allungato qui sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio del giro, quindi usciamo con un gettato, qui chiudiamo piccolino una volta, la seconda e la terza e ci troviamo a metà del nostro arco. Rientro nell'arco e faccio una maglia bassa. Ora andremo a fare l'ultimo giro di catenelle, questo sarà di 9, quindi il primo era di 7, i primi archetti, il secondo giro era di 8, il terzo e ultimo giro è di 9, quindi facciamo 9 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e facciamo una maglia bassa nell'arco successivo. Tutto qua, quindi 9 catenelle, 3 4 5 6 7 8 9, maglia bassa nell'arco successivo. Ecco, così via tutto il giro. Ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del terzo e ultimo giro di archi di catenelle, facciamo le ultime 9 2 3 4 5 6 7 8 9 catenelle e mi chiudo con una mezza maglia bassa qui sulla prima maglia bassa di inizio giro. Ecco, ora tagliamo il filo e nascondiamo bene tutte le codine. Dopo andrò a nasconderle meglio. Ecco, vedete come viene delicato un bordo di questo genere su una magliettina così con un punto un po' traforato, si abbina al punto. Per la rifinitura della nostra manica
sono andata a togliere i marcapunti. Vedete, questo è lo scalfo, c'erano 2 marcapunti in questi 2 fori grandi e sono andata a toglierli. Partiremo guardando i fori sulla nostra destra vedete, dal primo gruppetto di 3 maglie alte, vedete, che erano restate quando abbiamo diviso il lavoro. Ho messo il mio nodo d'inizio sull'uncinetto, quindi entro in quella centrale di queste 3, mi aggancio con una maglia bassa e faccio 2 catenelle, 1 e 2. Carico il filo, entro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico il filo, salto questo picciolino, vado in queste 2 catenelle, no, scusate, salto il picciolino e vado qui nella terzultima prima delle 2 catenelle, maglia alta sottostante, e faccio una maglia alta. Sto ripetendo il motivo della maglietta, una maglia alta nella seconda, nella penultima, cioè, e una maglia alta qui nella prima dell'ultima. Carico il filo, entro in questo archetto di 2 catenelle, faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Carico il filo, maglia alta su maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta su maglia alta seguente, carico il filo, maglia alta sulla terza maglia alta seguente. 9, stiamo ripetendo il motivo. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto il picciolino, salto questo archetto, vado nella seconda di queste 3, il gruppetto di 3 maglie alte, carico il filo e faccio una maglia alta, carico il filo, faccio la seconda maglia alta nello stesso punto di base, 3 catenelle, carico il filo, salto questo archettino, salto il picciolino, vado nella maglia dopo subito il picciolino, la terzultima di questo gruppo, e ripeto il mio motivo della maglia. Andate avanti fino ad arrivare a prima del sottoscella, che poi vi faccio vedere insieme come lavorare per unire un po', perché è un po' largo così come si trova, e dare un po' di forma alla nostra manica. Vedete qua sulla spalla, se vi ricordate, c'era il marcapunti che univa i 2 picciolini, li andiamo a togliere e proseguiamo la nostra lavorazione fino allo scalfo. Allora, siamo arrivati allo scalfo ed qui sono quei 2 fori grandi che vi ho fatto vedere prima, 1 e 2. Sono sull'ultimo gruppetto, quindi di 3 maglie alte sottostanti prima dello scalfo. Vedete, ho fatto le 2 maglie alte nello stesso punto di base, vado a fare le 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, salto il picciolino, salto tutto questo gruppo di maglie alte e vado qui nel primo foro che vi ho detto prima, quello grande dello scalfo, e vado a lavorare 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi chiudo metà la prima, carico il filo, chiudo metà la seconda, carico il filo, entro, vado, chiudo metà la terza e chiudo tutto, ok? E qui un gruppetto è fatto. L'altro foro che vi ho fatto vedere prima era dove c'era il marcapunti, era questo, vedete. Però noi andiamo a fare un altro gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme, praticamente qua in centro, tra i 2 fori dove c'erano i picciolini, i marcapunti. Carico il filo dentro in questo punto che è esattamente il centro e vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme. Chiudo metà la prima, carico il filo, chiudo metà la seconda, carico il filo, chiudo metà la terza e chiudo tutto il gruppetto. E ora andiamo a fare le altre 3 su questo foro, che è l'altro foro dove c'era il marcapunti. Carico il filo, entro in questo foro grande, chiudo metà la prima, carico, chiudo metà la seconda, carico, chiudo metà la terza
e chiudo tutto insieme. 3 catenelle di separazione. Mi dispiace perché non si riesce a vedere bene la luminosità di questo filato, è una cosa fantastica. C'è ecco, guardate, adesso lo vedete, c'è il filino d'oro, guardate che bellino, che è un po' più bello. Davvero una cosa stupenda, un colore meraviglioso. Allora ho fatto adesso le 3 catenelle, vedete? Salto tutto questo gruppo di maglie alte col picciolino, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa qui sulla prima maglia alta che era sostituita dalle catenelle del giro, vedete? Ecco qua. Ora proseguiamo con il secondo giro di del motivo. Allora mi sono chiusa con una mezza maglia bassa, rientro in questo arco e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, faccio il picciolino, una mezza maglia bassa, lo chiudo qui sulla maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Nell'arco successivo faccio una maglia bassa, 2 catenelle, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, e chiudo il picciolino con una mezza maglia bassa qui sulla maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 3, carico il filo, vado a fare 7 maglie alte su questo gruppo di 9 del giro sottostante, come insomma è il motivo della maglia. Saltiamo quindi la prima e andiamo a lavorare dalla seconda fino all'8ª, 2 fino, insomma ne lavoriamo 7, 3, una su ogni maglia sottostante, 4 tutte maglie alte, 5, 6 e 7, praticamente saltiamo la prima e l'ultima che non la lavoriamo. Quindi 3 catenelle, maglia bassa qui nell'arco successivo, il nostro picciolino, 1, 2, 3, lo chiudo con una mezza maglia bassa sulla maglia bassa, 2 catenelle e così via, e andiamo avanti per il giro. Ci vediamo allo scalfo. Siamo alla fine del giro, vedete qua c'è lo scalfo, no? Abbiamo lavorato i 3 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme nel giro sottostante. Io qua ho fatto le 3 catenelle, carico il filo, vado a fare 3 maglie alte chiuse insieme, una in ogni gruppetto. Quindi la prima la metterò qui nel primo gruppetto e la chiudo a metà, carico il filo, la seconda nel secondo gruppetto, chiudo a metà, la terza nel terzo gruppetto e chiudo a metà e chiudo tutto insieme. Vedete? Faccio le 3 catenelle di separazione e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui sulla maglia bassa prima del picciolino dell'inizio del giro. Ecco, adesso su questo giro andiamo ad inserire lo stesso motivo di 3 giri di archetti, vedete, uno di 7, uno di 9, 8 e uno di 9 che abbiamo messo sul fondo. Quindi cosa avevamo fatto? Ci ritroviamo con lo stesso giro che avevamo sul fondo prima di partire, entriamo, ci spostiamo, entriamo qui dove c'è il picciolino, ci spostiamo con una mezza maglia bassa e un'altra in questo archetto, spostiamo nell'archetto, dentro l'archetto di 2 catenelle tra un picciolino e l'altro, rientro e faccio una maglia bassa e da qui cominciamo a lavorare le nostre 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi faccio una maglia bassa qui nell'arco successivo attraversando il picciolino, scavalco il picciolino, vedete, 7 catenelle, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, la maglia bassa la vado a fare nella quarta delle 7, che è quella centrale di questo gruppo di maglie alte sottostanti, vedete. Quindi ancora 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, insomma state ripetendo, no, come abbiamo fatto sul fondo. Quindi proseguite l'inserimento di questi archetti, ci vediamo nel sottoscella. Sono nel sottoscella, vedete, ho fatto la maglia bassa qui tra i due pipiolini, ora vado a fare ancora 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado a fare la maglia bassa qui sulla punta dove avevo fatto le 3 maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassa. Ora siamo alla fine del giro, vedete qua c'è già il primo arco, faccio 4 catenelle, 1, 2 e 3 e 4, carico il filo, vado nella prima maglia bassa qua del giro e chiudo con una maglia alta, così ci troviamo alla metà dell'arco. Ora andate a inserire altri 2 giri come abbiamo fatto nel bordo della maglia, con lo stesso sistema che vi ho fatto vedere sul fondo della maglia. Quindi andrete a fare un giro adesso di archetti di 8 catenelle, chiudendo come vi ho fatto vedere nel bordo della maglia, e un terzo giro di archetti formato da archetti di 9 catenelle, chiudendo come vi ho fatto vedere sul fondo della maglia. Bene, ci vediamo più avanti per rifinire la scollatura. Ecco, adesso andiamo a fare l'ultima rifinitura che riguarda la scollatura. Ho fatto il mio nodo d'inizio sull'uncinetto, vedete qua dove c'era l'inizio delle catenelle c'è un filo, io mi vado a collegare in quel punto lì, così poi unirò i 2 fili per nasconderli, quindi insomma lì vicino, ecco, qui c'è una catenella, vedete, qui entriamo in questa catenella qui, se ci riesco, ecco qua, e vado ad agganciarmi con la mia solita maglia bassa, vedete, mi alzo con una catenella e questo sostituisce una mezza maglia alta. Allora andremo a lavorare ogni catenella, che questo era la catenella dell'inizio della nostra maglia, del nostro top down. Se per caso la vostra scollatura vi risulta che vi scende dalle spalle, quindi vi risulta troppo grande, potete andare a fare delle diminuzioni in questo giro. Avevo già provato la maglia mia figlia, nel mio caso andava bene, quindi non devo fare assolutamente delle diminuzioni. Magari andrò a lavorare un po' strettino, con il filo un po' tirato, questo giro in modo che rimanga più sostenuto. Quindi io vado a fare carico il filo in ogni catenella, tenendo ben stretto il filo, vado a fare una mezza maglia alta. È un giro un po' fastidioso perché c'è da tenere il filo tirato, però insomma poi dopo vi rimarrà la scollatura più in forma. Allora quindi andiamo a fare un po' di mezze maglie alte, una per ogni catenella. Se voi dovete stringere andate a saltare proprio, quindi caricate il filo, questa qui c'è una catenella, la saltate, andate nell'altra e distribuite qua e là qualche diminuzione. Quindi io vado avanti a fare le mie mezze maglie alte, una per ogni catenella perché non devo diminuire, tenendo bello stretto il filo, e ogni tanto vado a fare un pipiolino, però ogni tanto deve essere regolare. Adesso io qua ho fatto 1, 2, 3, 5 mezze maglie alte, vado a farmi un pipiolino, quindi faccio 3 catenelle, entro nella mia maglia appena lavorata e lo chiudo con una mezza maglia bassa.
e vado a fare altre 5 mezze maglie alte, una per ogni catenella d'inizio, e poi dopo andrò a fare un altro picciolino, quindi adesso faccio 3, 4 e 5. Sto tirando bene il filo, ti faccio fatica ma è necessario, e qui andrò a fare un altro picciolino, quindi 1, 2, 3, entro nella maglia appena lavorata e chiudo con una mezza maglia bassa, e adesso ancora 5 mezze maglie alte, una in ogni catenella. Ecco, finiamo così il giro, ci vediamo qua alla fine. Ecco, io sono alla fine del giro. Vedete che qua ho fatto i picciolini più vicini, perché comunque mi erano rimaste 3 maglie, ma non cambia niente, non succede niente. Quindi adesso mi vado a chiudere qui nella prima maglia del giro, vedete? Qui ci sono i fili d'inizio, con una mezza maglia bassa. Ecco, siamo addirittura di arrivo, andiamo a fare un ultimo giro allo scollo, dopodiché la nostra magliettina è finita. Allora, avevamo fatto 5 maglie, mezze maglie alte tra un picciolino e l'altro. Ci spostiamo con delle mezze maglie basse sul centro, quindi sulla terza di queste mezze maglie alte del giro appena lavorato. Quindi mi rientro in questa terza maglia centrale, faccio una maglia bassa e ci mettiamo quindi in mezzo tra un picciolino e l'altro. Da qui 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sorpasso il picciolino, vado nella terza delle 5, quella centrale del gruppo di mezze maglie alte successivo. Praticamente formo come una coroncina al nostro picciolino. Ora facciamo ancora le 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Di nuovo sorpasso il picciolino e vado nella maglia centrale del gruppo di 5 mezze maglie alte e faccio una maglia bassa. Vedete, simpatico, piace molto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Di nuovo sorpasso il picciolino, vado a fare una maglia bassa nella terza mezza maglia alta del giro sottostante e di nuovo 7 maglie alte. Quindi ad ogni picciolino andiamo a fare una coroncina. Lavoriamo tutto il giro in questo modo. Vedete come risulta carino questa finitura. Quando avete finito la maglia andrete a stirare un pochettino tutte le parti dove abbiamo questi archetti di catenella, qui allo scollo, qui al fondo delle maniche e sul fondo della maglia. Ecco, io vi consiglio solamente di stirare queste parti qui dove ci sono appunto questi archi di catenelle, ma la maglia non la stirate, che rimane il punto più morbido. Bene, spero che anche questo lavoro vi sia piaciuto. Vi finite il giro in questo modo. Quando arriverete qui l'ultimo archetto me lo chiudete qua nella prima maglia bassa che abbiamo fatto del giro con una mezza maglia bassa. Mi raccomando, provatevi prima di fare questi ultimi giri la scollatura, se dovete ridurre, se dovete mantenere le maglie come sono. Vedete che carina, e è una magliettina molto aderente, quindi optate insomma per la taglia che è più consona con le vostre misure del corpo.
Io vi saluto, vi do buone vacanze. Oggi ho finito di registrare, c'era un caldo allucinante, non posso neanche accendere l'aria perché sennò mi svolazzano i fili ovunque. E andiamo avanti pian piano col canale. Iscrivetevi, lasciatemi un mi piace, cliccate sulla campanella. Se vi piace il mio genere di lavoro, ad ogni pubblicazione vi arriverà una notifica e potrete essere informati di un nuovo mio lavoro sul web. Ok, vi ringrazio tanto. Ciao, buone vacanze ragazzi, ciao.